Bentornati ragazzi, bentornati a una nuova puntata dei segreti di Sun Tzu. Siamo reduci dalle live sulle FAQ e l'errata che ci hanno consegnato una nuova edizione di Warhammer praticamente. E però non le abbiamo finite, abbiamo visto con il buon Gianluca e il buon Ninni la parte riguardante quella che era forse la principale, cioè le FAQ del regolamento base. Oggi andiamo un po' più nel dettaglio vedendo Force of Fantasy e le Ravaging Hordes, cosa è cambiato. Ma prima ci prepariamo a ringraziare come sempre tutti i nostri sostenitori. Abbiamo qui i nostri custodi, i nostri discepoli, sono tutti uguali per noi, non cambia assolutamente niente, siamo a vostra disposizione sempre sulle chat, sul WhatsApp, ma li ringraziamo perché grazie a loro andiamo avanti. Ma non solo grazie a loro, ma anche grazie a voi. Perché grazie a voi? Perché ormai mancano una sessantina di elementi, possiamo dire così, una sessantina di elementi per arrivare ai famosi 1000. E che dire, vi ringraziamo perché in meno di un anno stiamo riuscendo ad arrivare a questo traguardo, che sembrava impossibile fino a poco tempo fa, e invece sta diventando abbastanza, tra virgolette, probabile. E quindi grazie, continuate a iscrivervi, continuate a mettere like, è assolutamente gratuito. ci, ci aiutate a crescere, prima cresciamo, prima cerchiamo di avere in anticipo e in esclusiva per voi tutte le novità che Games Workshop ci può dare, insomma. E ce la faremo, ce la faremo. Allora, partiamo subito, andiamo subito nel dettaglio di quello che è questo errata e FAQ delle varie fazioni. Partiamo con le Forces of Fantasy. Diciamo che qui i più grandi cambiamenti sono a pagina 2, ma ovviamente andiamo per ordine, si parte dai nani, prima di tutto. Andiamo di nani e praticamente l'Anvil of Doom subisce quella che un pochettino è stato il nerf di tutti i maghi e i grandi maghi, e quindi i bound spell partono solo con un power level di 2. Un bel nerf perché comunque non entrano a poco come casting value. Sono stati un po' ridotti i casting value, infatti li andiamo a vedere. La runa of Hot and Steel passa a 8-11, la runa of Heart and Home 8, e però stiamo comunque parlando di 6 secco su 2 dadi per poter far entrare queste rune, e l'11 ci va già un bel 9 più, quindi diventano veramente veramente difficili da far diciamo da far entrare. E vediamo poi andando più avanti che forse la Anvil of Doom, subendo questo piccolo nerf, non avrà più tanto spazio nelle nostre liste naniche. Gli Hammerers guadagnano la Grommelin Armor nella lista delle loro special rules. Questo pensavo già l'avessero e invece non ce l'avevano probabilmente, però se la sono guadagnata sul campo. Ma andiamo a vedere subito nelle forces com'era la dicitura, se ce l'aveva, perché magari l'hanno solo aggiunta. Eccole qua. Close order, Grommy Weapon, no, non ce l'avevano, non avevano la Grommy Armor, che era invece tipica. Eccola qua, ce l'avevano gli Iron Breakers, ma non ce l'avevano gli Hammerers, e quindi gli Hammerers diventano a tutti gli effetti un'unità un pochettino più interessante da mettere in lista. È cambiata leggermente la Rune of Protection, non parla più di unit ma di models con questa regola, e sempre si riferisce ai nostri Iron Breakers. Prima diceva questa unità ha il 6 più di save against any wound, invece qui si dice che ogni modello con questa special rule ha questa regola. Non penso che cambi molto. Grande cambiamento invece è per il Trollhammer Torpedo. Abbassa la sua caratteristica di forza, e non abbiamo più il Dwarf Crafted che ci permetteva un resist e tira bello importante, ma viene sostituito con Cumbersome, quindi
addio Trollhammer torpedo dai 5, dai 5 Iron Drakes, insomma, prima era una scelta obbligata, era praticamente un cannone, adesso è diventato un poco più del fucile degli Iron Drakes normale. Cambiano, abbiamo detto, cambiano i livelli dei power lever delle bound spell, ma non cambia, ma cambiano anche i livelli di dispel. Rimane un più 3 per l'Anvil of Doom, rimane un più 2 per il Rune Lord e solo più 1 al Runesmith. I range sono 24, 21 e 18, quindi cambiamento c'è stato, non così importante, ma comunque la dispersione, tra l'altro stiamo parlando di un'armata che è di base RM1, e questo gli permette un pochettino già di essere un'armata resistente alla magia in maniera importante, avere una dispersione in più può essere utile. Sono cambiati leggermente i valori, però comunque rimangono delle ottime valori di dispersione. Sempre per le Forces of Fantasy, questo è forse un cambiamento già più importante ed è la prima volta che vediamo gli umani a raggiungere disciplina 10. Di solito la caratteristica degli umani è stata storicamente sempre cappata a 9 come disciplina, infatti il condottiero del caos a 9, il Lord Bretoniano a 9, e invece il generale dell'impero improvvisamente va a disciplina 10. Penso che ce l'avesse solo l'imperatore Karl Franz. Disciplina 10 invece è stata premiata non si sa che cosa, probabilmente il generale dell'impero è diventato un signore in doppio petto super pompato che ha carisma perché effettivamente non combatte, non picchia, e anche il capitano è stato promosso a leadership 9 e anche lui, contando che è praticamente un campione di un'unità, insomma gli hanno dato questo bonus, è un bel bonus perché ci consente anche di settare delle liste con i maghi, perché comunque abbiamo disciplina 9 del capitano, volendo, avendo i due maghi di quarto, quindi insomma si può impostare la lista anche sulle liste dell'impero sul magico e avere comunque la disciplina. Oltretutto, nei vari rifacimenti delle fanterie, gli Empire State Troops hanno aggiunto Horde alle loro regole speciali, quindi hanno il bonus di ranghi come i Goblin, come gli Skaven, come i Nogor, insomma, iniziando ad avere un bel bonus. Altro grande cambiamento sono le grandi spade che vanno a una forza di 4, quindi abbiamo un'unità che pesta forza 6 fondamentalmente. Sempre in ottica di potenziamento delle fanterie, non le rende giocabili, non lo so. Onestamente siamo in una fase di messa a punto del meta, quindi sarà molto molto difficile capire se troveranno spazio nelle liste dell'impero, che saranno un po' settate su un MSU con vari mostri e varie cavallerie. Vedremo se questo remake delle fanterie, questo rientro alla grande delle fanterie porterà a giocare anche le grandi spade. Andiamo a bomba invece su quelle che sono effettivamente uno dei cambiamenti più grossi di queste FAQ per quanto riguarda le fazioni, e cioè che il Royal Pegasus passa a un costo di 70 punti, e voi direte sì, vabbè, non è tanto. I Pegasus Knight vanno a un costo di 59. Praticamente, facendo un conto molto della serva, andiamo ad aggiungere circa 60-70 punti alle liste di Bretonia che giravano attualmente, più o meno, con questi due cambiamenti di costo. E voi sapete quanto sia difficile andare a limare 50-70 punti in una lista, quindi un cambiamento abbastanza importante, abbastanza grosso. Andiamo a vedere subito quali erano i costi precedenti, ma mi sembra di ricordare fossero intorno ai 60, e qui tanto ci sono gli imperiali, 60 e 56 o 55 se non vado errato. Comunque cambia, sembra, uno può pensare che non cambi e invece cambia. Eccoci qua, l'armata bretoniana. Il Royal Pegasus era 60, quindi è andato a più 10, e i cavalieri su Pegaso
passano da 55 a 59, quindi i 10 Pegasi che più o meno si giocavano vanno a incrementare di 40 punti, i 3 Pegasi eroi reali che portavano gli eroi vanno a incrementare a 70, quindi circa quello. Se si giocavano un po' meno Pegasi e magari solo 2 eroi su Pegaso, si passa circa più 50 punti quella lista, quindi siamo lì. Ma dove li recuperano questi punti? Perché da prima aumentiamo i punti, dall'altra invece penso che molti giocatori bretoniani toglieranno il mitico falcorno di Fredemondo. Perché? Perché la prima sentence of the rules viene cambiata con questa piccolissima dicitura, single use. Non tutti i turni fate questo test e non fate volare questi piccoli poveri draghi per il campo, ma solo un turno, quando lo volete voi, ma sempre solo un turno. Che dire, 40 punti per non far volare un turno sono comunque interessanti da pensare di poter spendere, forse non è più auto-include come lo era prima. Si poteva dare anche al campione, però visto che ci sono da recuperare 70 punti, inizia a essere anche molto importante recuperare questi 40 punti che venivano dati prima. Non lo so. Dipenderà anche qui molto dal meta, quanti draghi rimarranno in campo, quante unità volanti rimarranno sul campo dopo questo giro di FAQ, dopo i primi tornei, e a quel punto si deciderà se parte dei punti che sono stati tolti a Bretonnia dai Pegasi e dai Pegasi reali verranno recuperati con un falcorno. Sappiamo già che, sentendo un po' i pareri in generale, sembra proprio che sarà così. Burning Gaze passa a un valore di cast di 9+, qui sempre nella rivalutazione dei vari cast che c'è stata dopo i cambiamenti dei bonus magici. Change the second sentence as follow: every treatment action no spell from the following lore of magic. Quindi questa è semplicemente una chiarifica per i treatment. La Deep Wood Coven, cioè le sister of the Thorn, cambiano con if you wish this spell may be discarded and the unit instead select the signature spell of the chosen lore of magic. Sostanzialmente danno la possibilità di cambiare l'incantesimo, cosa che prima non potevano fare. Siamo passati da unità che sceglie l'incantesimo da queste sfere come vuole lei, a unità che sorteggia questo incantesimo e non sa quello che prenderà ed è tutto casuale, a sorteggi ma puoi cambiare con la 0. Insomma, sono diventati dei piccoli maghetti in tutto e per tutto. Ci dice che sostanzialmente quando tutti i giocatori hanno finito di mettere i terreni, Wood Elf possono mettere un bosco addizionale che misura non meno di 3 e non più di 9 dal narrowest al widest point, cioè insomma queste sono le misure nuove da tenere presente. Abbiamo i casting value cambiati anche qui e arriviamo ai White Lion of Crace che aggiungono Furious Charge alle loro special rules. Insomma, di nuovo potenziamo queste benedette fanterie. Line of Cain passa a 7+ di cast. E andiamo finalmente agli Army Journal, agli Arcane Journal. I Dwarven Mountain Holds non cambiano in nessun modo, invece l'Arcane Journal dell'Empire of Man cambia, ovvero la Teutogen Guard perde Guardians of the Temple dalla lista delle Special Rules. Ok, qualcuno giocava la Teutogen Guard, peccato, sono bellissimi i modelli, ma non l'abbiamo mai vista sul campo. Comunque perdono la regola speciale. Gli alti elfi nel loro Arcane Journal hanno sostanzialmente la stessa regola per quanto riguarda la Crachan List del bosco, uguale, identica a quella del Woodland Ambush dei Wood Elf, e il Ring of Fury, che sembrava dovesse diventare improvvisamente la fonte principale di magia degli elfi, passa a Bound Spell col Power Level 1, quindi anche lui è stato un po' cassato come il Ring of Ruin. Wood Elf Realm Serrata, Fury of Battle and Casting Value modificato, il Vortex viene cambiato come tutti i Vortex sono stati cambiati durante
durante questo giro di FAQ. Insomma, quindi nulla di particolarmente difficile. Dicevamo all'inizio che l'Anvil of Doom ha modificato i suoi valori di cast, sono meno impattanti, e allo stesso modo sostanzialmente ci dice che le armor roll date all'Anvil of Doom ne beneficia solo la crew e non l'Anvil stessa, quindi in sostanza diventa meno difesa contro il tiro. Ci chiede se un campione della Royal Clan Warriors Hammerers può avere rune sulla sua Gromil Great Axe o Great Hammer. No, perché ci dicono che le rune sono solo per grandi armi e armi bianche comuni, quindi niente rune sulle Gromil Great Axe o Great Hammer. Does the Griffon standard allow the unit to climb higher bonus rank than the normal form is troop type? Cioè sostanzialmente ci dice, e può lo standard del Grifone dare un bonus superiore a quello che già potrebbe richiedere quel tipo di unità? Ricordiamoci che adesso, rispetto al passato, le unità, ogni tipo di unità può reclamare un bonus di ranghi stabilito dal suo tipo, quindi ci sono le cavallerie che hanno massimo di solito un rango, le fanterie massimo 2, le fanterie in orda massimo 3 ranghi. Qui ci sta dicendo che con lo standard del Grifone questo bonus può essere sorpassato, quindi un'unità di fanteria che in orda può arrivare ad avere il suo bonus di ranghi di ben più 6, perché mi sembra che raddoppi per ogni rango, e quindi questo diventa veramente forte. Poi ci danno un po' di FAQ sull'Arcane Journal dell'Empire of Man, e ti dicono che Herald Gemusen, che penso sia il gran maestro dell'Ordine della Pantera, ci dice che se ha una second challenge, se può fare una seconda sfida con la sua abilità Skilled Duelist, può immediatamente combattere subito, e può anche il suo opponente combattere subito. Ci dicono assolutamente sì. Tutti e due possono ricombattere immediatamente, però nel cavallo di Harald, nell'eventuale mount del suo sfidante, possono combattere, quindi sostanzialmente combattono solo i cavalieri. Ci dà una chiarifica su come vengono cambiate le pistoline con i Road Wardens, e come vengono cambiate le balestre, le pistole e il capitano, le opzioni del capitano. Sostanzialmente ci dice che tutta l'unità rimpiazza le balestre con le Brace of Pistol, e questo include anche il capitano. Se invece l'unità è armata con le crossbow, il capitano può avere la sua opzione per cambiare con le Brace of Pistol. Sostanzialmente ci dice questo. Ci dà un'altra chiarifica sulle defensive stakes, cosa che sostanzialmente abbiamo, scusate l'attimo di suspense, ma sostanzialmente queste defensive stakes, ostacoli difesi eccetera, in questo periodo sono molto chiacchierati, e si cerca di capire in che modo possano effettivamente funzionare ed avere l'impatto sul gioco, perché il GW ha fatto un paio di chiarifiche e non si capisce molto bene quali delle due funzionerà rispetto all'altra, e in che situazioni verranno utilizzate le varie differenze. Sostanzialmente ci dicono può un'unità con defensive stakes essere colpita dagli impact hits o stomp attack by a charging enemy, e loro ti dicono sì, perché nonostante le stakes facciano un tremendo danno alla cavalleria e cariots, the moment of a such model when they charge will carry them into the archers, although they may be turned to kindling in the attempt. Sostanzialmente non servono assolutamente a niente, perché i colpi di impatto e gli stomp attack vengono presi da un charging enemy, non prendi solo i bonus della carica.
What happens if a unit of inlance formation that declares a charge finds its movement blocked by the presence of an enemy unit to this flank? Sostanzialmente, essendo la forma della lancia molto particolare, e la andiamo subito a vedere, eccola qua, ti dicono se io vado a caricare, cosa succede se tocco con qui un nemico? E sostanzialmente loro ti dicono in questa situazione lo tratti come un accidental charge. Se la lancia può willare intorno all'unità nemica lo può fare, se no la lancia ha due scelte: fa bloccare la sua carica o continuare andando avanti e contattare con l'unità nemica, contando come se avesse ridiretto la carica. Fondamentalmente, sostanzialmente ci dice che se tocchi quindi un altro nemico mentre ne stai caricando un altro, o riesci a evitarlo, o vai a caricare quel nemico, o ti fermi come se fosse un accidental charge. Non molto bene, diciamo che non ci porta ad avere queste lance molto larghe. Fondamentalmente bisogna avere le lance strettine che passino nei vari pertugi. Può Cory Lion Mane o un Crash and Chieftain aggregarsi all'unità di White Lion of Crash? Ci dicono sì, hanno dei bellissimi animaletti da compagnia, e ci piace così ed è giusto che sia così, direi. Quindi, come abbiamo visto, non grandissime cambiamenti, però ci sono. Non so se qui intenda i White Lions of Crash proprio i leoni normali oppure i leoni quelli White Lion, perché hanno la stessa nomenclatura, credo. Andiamo a controllare, vado a controllare sull'Old World Builder mentre vi parlo, ma potrebbero avere la stessa nomenclatura. È una delle varie cose veramente divertenti di GV questa. Allora, no, War Lions, cioè, ci chiede se possiamo, chiede se puoi joinarti. Vabbè, sì, ti puoi joinare a un'unità di, no, sono i normali leoni di Crace, cioè la core unit. Vabbè, non lo so, comunque hanno fatto questa domanda e va bene così. Non so se c'è, se Corin avesse qualche regola particolare, ma non mi sembra. Comunque, vabbè, mi direte voi nei commenti, visto che sono elfi e quindi non è che sto qui a discutere di cose elfiche con voi. Mi direte voi nei commenti come mai è stata chiesta questa cosa, o se semplicemente la gente è matta, la gente sono pacci, come dice il mio compaesano qua. Passiamo a alle armate importanti, che sono le Ravaging Hordes. Allora, qui c'è invece un pochettino di cambiamenti interessanti di più rispetto alle Force of Fantasy. Diciamo che le Force of Fantasy hanno visto un depotenziamento leggero di Bretonia, hanno visto un incremento delle discipline dell'impero e un pochettino di meno potenza magica da parte dei nani, che sennò sarebbero diventati più potenti maghi del gioco con il loro bounce spell. Qui invece andiamo a vedere delle cose un po' più interessanti, secondo me, dal mio punto di vista, anche perché io gioco più quelle armate di questo libro. Sostanzialmente ci dicono che per rilasciare i fanatici non bisogna essere né in fuga né in marching column alla start di any tube phase. Quindi non possiamo fare marching column e rilasciare i fanatici, e non possiamo scappare e rilasciare i fanatici. Mi sembra anche giusto e corretto così. Hanno aggiunto questo Motley Crew ai troll, a tutti i tipi di troll. Motley Crew ai troll perché? Perché i troll possono avere la grande arma, possono avere alcuni la doppia arma. Sostanzialmente ci dicono: vuoi attaccare iniziativa 1 in ordine di iniziativa? Tu dici sì. O vuoi attaccare iniziativa 1 con una grande arma? Tu dici sì, posso armarli diversamente. Non si sa perché l'hanno fatto, ma non era, diciamo, una regola di cui si sentiva particolarmente il bisogno, ma l'abbiamo fatto. Va bene, la prendiamo. Il porco pigsticca ci dice che sostanzialmente come arma ha il bonus della forza e dell'armor piercing solo nel turno in cui il portatore ha caricato. Mi sembra giusto.
Anche qua modifiche di casting value delle varie magie. Chi ha comprato a 30 e passa euro le carte da GV purtroppo dovrà buttarle via, o mettersi le carte penna a modificarle una a una. Questa è una delle robe più brutte di GV, lo so ragazzi, mi spiace, ma purtroppo soprattutto il cambiamento del casting o dei punti è proprio sempre stata una roba che mi ha dato anche in testa a me. Ma arriviamo al caos. Il caos, sostanzialmente la demonic mount è stata sdoganata per tutti, non hanno più restriction, ma soprattutto la cosa che volevamo vedere un po' tutti quanti noi caotici è Exalted Champion scritto sia di fianco a Chaos Dragon sia di fianco a Manticore. Se ne sentiva un po' il bisogno. Almeno io personalmente non poter mettere il campione esaltato su Manticora mi è sempre sembrata un'eresia, contando che gli elfi avevano la qualunque su Drago e contando che l'impero aveva la qualunque su Grifone. Quindi almeno la Manticora me la sentivo che doveva essere data. Il Chaos Dragon è stata veramente la sorpresa perché ci sblocca un pochettino il Lord, nel senso che non siamo più obbligati a giocare per forza il Lord su Drago, o comunque abbiamo una coppia di draghi che pesta, e il mago su Drago a me non ha mai convinto. In questo caso l'esaltato invece ha un suo perché, ha una sua dignità. Anche per i Chaos abbiamo la Motley Crew sui Chaos Troll, ma questa, signori miei, amici miei, grandi piccini che ci seguite, questa è quella che mi ha fatto un po' più sobbalzare sulla sedia come cambio, e cioè add a counter charge to the list of the special row of the Chaos Knight. Sostanzialmente li hanno resi giocabili. Chaos Knight truppa che sono TA3 e basta, R4 e basta, con questa piccola modifica li rendono un pochettino più appetibili come truppa base da giocarsi in un mondo di potenziamento delle fanterie, in cui comunque le fanterie del caos hanno una loro dignità. Abbiamo ridato dignità anche ai Chaos Knight, grazie GV per questo. In fondo ci aggiungono che però dobbiamo mettere Impetuosus alle regole del Chaos Dragon. Per come è cambiato Impetuosus ce ne facciamo una ragione. E d'altronde l'abbiamo spammato sull'Exalted Champion e dobbiamo fare sto test di disciplina all'inizio del turno. Non solo cose belle per il caos, abbiamo subito un paio di nerf, e cioè il Diabolic Splendor e l'Enchanting Aura vanno solo su model type Infantry o Cavalry only. Si sono accorti che questi due, no, il Diabolic Splendor io non l'ho mai utilizzato particolarmente, ma l'Enchanting Aura sul drago aveva un impatto troppo alto. La sentence dopo invece dice che l'Infernal Puppet diventa a 15 pollici invece che a 24. Io non lo giocavo già prima, lo ammetto. Non sono mai stato un fan dell'Infernal Puppet, non mi piaceva particolarmente per varie ragioni, ne capivo l'utilità, ne capivo la forza, però adesso passiamo da 24 a 15, diventa veramente difficile utilizzarlo. E oltretutto dobbiamo avere un mago in lista che faccia solo quello. Non lo so, secondo me può essere messo da parte, contando tutte le varie sfighe che adesso hanno i maghi da dover gestire. Vedremo. Subiamo anche noi un piccolo aumento di punti sui nostri dragorchi, ci può stare. Sono sempre stati un po' sottopagati, quindi ci può stare. Passiamo ai Camry. La Casket of Soul can cast a following and buff spell with power level of 2, il Vortex of Soul, solo per power level 2. I carri passano a 41 punti, ok. Il flagello dei teschi subisce la stessa destina di tutti i flagelli, e l'Usept Incantation of Desiccation passa a casting value 9+. Quindi come avete visto, casting value abbassati in generale, uniformità per tutti i tipi di arma, anche quelle magiche che hanno subito dei cambiamenti, quindi vedi flail, i vortici più o meno su tutte le varie liste sono stati messi a posto, e in generale hanno cercato di
beccare tutti i punti degli eroi, soprattutto dei mostri, eccetera, che erano veramente un po' troppo OP. Hanno reso chiaramente molto forti le fanterie, l'avevamo visto già l'altra volta, però era anche vero che erano proprio non giocate. Passiamo agli Arcane Journal. La Skull Smash, che è l'arma speciale di Kikni, che ci dice che devi scegliere in ogni subphase quale tipo di profilo usare dell'arma, sostanzialmente un po' come un modello che è armato di più armi e quindi a ogni step 1.1 del combattimento sceglie quale utilizzare. Fetid Whirlpool sostanzialmente cambia anche qui come tutti i vortici, quindi sia se attraversa il vortice sia se viene attraversato dall'unità subiscono gli effetti. Anche qua nell'Arcane Journal abbiamo dei casting value, sono per la Troll Magic modificati, e poi c'è la Critax che viene cambiata con modificatori di forza e di cioè il modificatore di forza viene applicato solo quando il modello ha caricato, un po' come tutte le altre. Warrior of Chaos c'è la Storm of Wrath, Storm of Wrath Strength Modifier, anche qui in questo caso mi sembra che sia un flagello Storm of Wrath, quindi viene fatta la stessa e identica cosa di tutti i flagelli. Beast and Brainerd era appena uscito, ce l'hanno già faccato perché gli abbiamo dato solo nella Dark Oven, cioè la regola speciale del Wild Earth, gli abbiamo dato sostanzialmente il bonus di più uno se c'è uno o più maghi amici, non più uno per ogni mago, ma più uno in generale se ci sono uno o più maghi amici. Ma se rolli un natural double one, tutti i maghi che sono entro la command entro la command range di chi ha tirato il doppio 1 subiscono l'effetto dell'incantesimo. Strangleroot passa a 8+, e la Banner of Warp and Moon ci avevano appena dato il falcorno per le bestie, penso di averlo usato solo nella mia mente una volta listando, non l'ho neanche messo in campo, che già è diventato single use, quindi da potenziale i Bestigor, i miei 5 Bestigor con lo standardo sono entrati in lista e sono stati immediatamente cancellati perché con un single use su un 7 eventualmente ripetibile non ne vale veramente la pena, non sai veramente se sarà utilizzato oppure no. Diciamo che hanno praticamente equiparato tutti questi strumenti che non fanno volare a quello che era già, come era già scritto in quello di Katai, cioè che sono tutti diventati single use, solo per un turno non si vola più, ragazzi, così come lo standard della tempesta, degli Scaven e tutti quanti. Arcane Journal Tonking, sostanzialmente ci dice che hai un +1 al casting roll nominando l'unità di T-Type Swarm, Monsters Infantry, Monster Cavalry o Behemoth. Perde una singola ferita, una volta per turno può essere fatto. Making a casting roll, l'indice Priest decide di fare questa cosa qua. Il Flag of Conquered anche qui è nerfato come tutti i flagelli. Lo Stone Shaper ci dice che until the end of the turn the nominated unit improves the regeneration value of save by 1. Ecco, questo rende lo Stone Shaper giocabile. Abbiamo Regen 5 su un'unità o Regen 4 se è un drago, adesso bisognerà un po' vedere, comunque è forte, mi sembra forte. Andiamo a vedere com'era prima, non me lo ricordo, lo ammetto. Ah no, ma forse lo Stone Shaper lo vediamo, è nell'Arcane Journal, mi sa. Non ce l'ho a portata. Sì, sicuramente nell'Arcane Journal, comunque improva la regen di 1, non male, considerando anche le regole della regenerazione che ci sono adesso, in cui i non morti salvano anche le ferite che vengono perse di risoluzione. Praticamente sti non morti ce li dobbiamo beccare in tutte le salse. Stavo andando a vedere un attimino lo Stone Shaper. No,
qua. Comunque sì, no, cambia poco. Sostanzialmente cambia poco, nel senso che mi sembra se uno lo può mettere, mi sembra abbastanza un auto include come pezzo. Eccolo qua, Stone Shaper. Prima era until the end of this turn. Denominating the unit improve the armor value of its regeneration save by one. Mi sembra esattamente la stessa, ma forse qua non lo so, vediamo come scrivetemi come l'hanno cambiata. Non me lo ricordavo, sinceramente non me la ricordo, non mi ricordo tante cose ultimamente. Datemi una botta in testa. Andiamo avanti. Questa è la mia preferita di tutte. Può un Black Orc boss prendere un Black Orc Chariot come mount usando la Orc and Goblin Tribes Grand Army Composition, e loro ti dicono non può. Con il cuore pesante dobbiamo informare tutti quanti che ci hanno chiesto che questa opzione è solo available for the army made using the nomadic wag. Era necessario dire che hanno il cuore pesante per questa cosa? Assolutamente no, bastava dire ok, potete farlo. Cambiava qualcosa mettere un Black Orc su un orco un carro degli orchi neri in questo macello di cose che stanno facendo? Assolutamente no. Però loro col cuore pesante dicono che non vogliono farlo. Ma va bene così. Possiamo usare l'Infernal Puppet contro un Bow Spell? Sì, possiamo farlo. Fanno una chiarifica sul Warrior Duel dell'Arcane Journal dei Guerrieri del Caos. Sostanzialmente ci dicono che i standard magici non contano nel duel, perché i campioni sono da soli che si sfidano e quindi non possiamo farlo. Se un character join a unit of Skin Wolf, can they transfigured by the Warper for special rules? La risposta è no, cioè sostanzialmente non vengono trasfigurati dal Warper form i personaggi che sono all'interno dell'unità, e ci mancherebbe anche. Ed eccole qua, era l'ultima FAQ, le abbiamo viste tutte veramente velocemente. Vi chiedo scusa innanzitutto per tutte le piccole dimenticanze di qualche unità, ma io non me le ricordo proprio tutte, se lo ammetto. Sono, come vedete, segnato dalle occhiaie. Siamo sia io e Andre in partenza per le vacanze, quindi per qualche giorno non ci sentiremo. Vi abbiamo preparato i contenuti, come vedete questo, ne vedrete un altro paio che vi appariranno nelle vostre bacheche. Perché ci tenevamo che comunque durante anche le nostre vacanze anche voi vi sentiste partecipi non solo delle nostre vacanze, ma che continuaste a guardare il nostro canale. L'ora è tarda, quindi me ne vado a dormire adesso, ragazzi miei, vi voglio bene, grazie ancora di tutto, grazie per i like, continuate a mettere like, dateci una mano. Sono stato da solo questa volta ed è stata durissima, quindi Andre, mi raccomando, non mi lasciare più da solo a fare questi video perché la vedo lunghissima. Ragazzi, buonanotte, perché per me è notte adesso, non so quando lo vedrete voi, se è giorno o cosa, ma io vi auguro buonanotte, buona giornata, buone vacanze, buon tutto, restate col Sun Tzu e divertiamoci insieme. Continuate a far rollare i dadi, ragazzi, keep it rolling, alla prossima, ciao!